partendo alla volta della seconda giornata a Valencia e oggi andremo a girare il Parco del Túria, quindi tutta la parte che porta alla città della scienza, e dopodiché andremo al porto dove faremo un bellissimo brunch e infine finiremo la giornata in spiaggia a passeggiare, a rilassarci, leggere un bel libro e magari un bel aperitivino, perché quello non ce lo toglie nessuno. Sperando che il sole si alzi un pochino, visto che adesso non è propriamente bellissima come giornata. Sì, attualmente il cielo è coperto, danno una massima di 21 gradi, ma noi siamo super fiduciosi. Tra le varie cose, la bellezza di questo parco, come potete vedere, è che è super organizzato anche come viabilità. Infatti vedete che qua c'è tutta una stradina dove la gente proprio specificatamente fa jogging, infatti è una stradina tipo fatta rossa come le piste da corsa. E qua c'è la ciclabile e la pedonale, lo stesso dall'altra parte credo. E ovviamente poi in ogni zona le zone sono divise da ponte che ti permette ogni volta di uscire in strada su e quindi tornare verso la città, per capirci, quindi stracomodo. E in più appunto fanno un po' da divisore d'ambienti, quindi da un ponte all'altro c'è sempre un ambiente diverso. Siamo arrivati presso il Palazzo della Musica nel Parco del Túria e questo è uno dei primi monumenti di tutta la città dell'arte e della scienza. Già in fondo là si possono intravedere le altre strutture e qui è dove avvengono i concerti, gli spettacoli e dove c'è la banda dell'orchestra di Valencia. Solitamente queste fontane, perché lì c'è una fontana, vengono anche accese e fanno un bellissimo effetto. Per il momento sono spente, però sicuramente danno una vista molto bella. Siamo giunti al Parc Gulliver, famoso per la sua struttura originale, è il parco giochi per i bimbi, infatti vedete la quantità di famiglie. Guardate che roba, cioè se fossi una bambina impazzirei, bellissimo ragazzi. Ecco, e vedete c'è anche chi dirige affinché i bimbi non si facciano male. Vedete anche là è un'animatrice. Bello però che ci siano degli animatori che comunque controllano che non si facciano male, no? Molto bello. Ve l'ho detto che questa è una destinazione perfetta per le famiglie. Guardate, qua c'è la mano, questa è la testa coi capelli. È pazzesco, è gigante, guardate fin lassù va. Devo essere onesta, me lo immaginavo più o meno così, ma pensavo un po' più piccolo, non lo immaginavo così gigante. Ci sono troppi bambini comunque, andiamocene. E comunque, proprio perché è un parco per bambini e per la sicurezza di tutti, è recintato, vedete? Cioè siamo all'interno del Parco del Túria, dove comunque per salire in strada devi salire su un ponte, però giustamente ci sono persone che vanno con i monopattini, con le biciclette eccetera, e quindi per una questione di sicurezza, a parte mettere gli animatori che controllano il tutto, hanno recintato completamente la zona. Ci stiamo avvicinando alla città della scienza, vedete? Guardate che struttura pazzesca, che uno appena arriva non sa neanche da che parte andare, perché talmente è tanta, talmente sono tanti percorsi che uno può fare che dici boh, dove vado? Temo amo che come sempre abbiamo fatto il giro al contrario, perché la scritta è lì, mannaggia. Niente ragazzi, ecco, ormai chi ci segue da un po' lo sa che noi facciamo i giri al contrario, a noi piace scoprire le cose in modo alternativo. Quindi se volete
vederle così in ordine, guardate dalla fine all'inizio. Oh, guarda come tuerca quella. Brava, è quello che le riprende il culo pure. Io andrei qui a usare un attimo lì. Andiamo? Assolutamente. Ma secondo me sta facendo tipo una TikToker, vedi? Perché si è messa con tutto il panorama. Andiamo a controllare com'è la situazione. Nick farà il controllo qualità, vero? Posso fare il controllo qualità? Va bene, non sono gelosa. Intanto vi faccio vedere qua. E qua sopra passano le macchine. Molto carino, ragazzi. Adesso scherzi a parte, molto carino. C'è un motivo se la TikToker si fa riprendere qua, no? Questo è il pezzo che abbiamo fatto. Ha smesso. Mannaggia, ragazzi. Me la stavo riprendendo, ma ha smesso. Aspettiamo, magari riprenderà. Sta facendo controllo qualità. Nick, cosa dici? Ci sta? Qualità accettabile. Accettabile, va bene. Andiamo a vedere com'è dentro questa struttura, che oggi ci va bene, ma non benissimo, perché secondo me con il sole rende ancora di più, vero? Somiglia un pochino a quella struttura che abbiamo visto a Tokyo. Quale? Quel museo che aveva tutta la struttura in legno che sembrava lo scheletro di una balena. Ah, è vero, bellissimo, è vero. E da qua si può vedere la passeggiata nella parte del giardino botanico in alto, che faremo più tardi. Sicuramente magari c'è una vista diversa con il sole, ma secondo me qua dentro si muore pure di caldo con il sole. Vi devo dire, ragazzi, che per esempio noi abbiamo fatto la scelta di non entrare in nessuna delle strutture, né il Museo della Scienza né l'Oceanografico, nonostante siamo appassionati di acquari, proprio perché ne abbiamo già visti tantissimi in ogni città dove siamo stati, e l'abbiamo visto anche ad Osaka, in Giappone, e abbiamo notato che dopo un po' diventano ripetitivi, quindi per una volta abbiamo fatto la scelta di Questo non lo saltiamo. andare in un acquario. Però tutto sto discorso è per dire che anche se non comprate i biglietti per entrare in nessuna delle strutture, la passeggiata merita, e venire qui a farsi un giro merita davvero, perché è straordinario. E di là di nuovo c'è il ponte e potete salire e tornare in città. Quindi in ogni punto del Parco del Turia tu puoi tornare in città. E poi diciamo che la passeggiata tendenzialmente finisce. Noi adesso saliremo e ce la facciamo da in alto. E poi dovremo trovare un posto dove fare brunch, perché io volevo fare brunch, ma tra un po' è l'una e ancora non ho trovato il posto ideale. Molto bello. Se avessi €1 per ogni volta che hai detto molto bello, sarei miliardario e avrei già la Lamborghini parcheggiata. Vedi tutte quelle gru, secondo me è il porto. Sono un gnomo. No, gnomon, cos'è Il gnomon? gnomone è la punta della meridiana, che indica le ore. Ve l'avevo detto che Nico è intelligente, io no. Di vero? sicuro non è uno gnomo, Vabbè, ragazzi. In ogni coppia ci deve essere la mente e il cuore. Io sono il cuore, mica la mente. Facile. Ha il vantaggio di non avere troppi capelli, Ma cosa c'entra? Aumenta l'ossigenazione del cervello. Ah, tu dici? Sì. Eccola qua la scritta, l'ho trovata. E finalmente possiamo vederla. Wow! Io che amo le palme, poi. Troppi bambini anche qua. Bello però, Eccola. È davvero bella sta galleria. Adesso la facciamo per lato e dopo la facciamo anche in mezzo. Lavora, genio. Su su, muoversi. Comunque ragazzi, e soprattutto ragazze, questo è quello che succede se non fate mangiare il vostro uomo.
vanno in crisi. Intanto vi faccio vedere, guardate che bello. E torniamo dentro la galleria per farla centrale, che comunque la galleria si chiama Ambarcol, non so se si legge così, ma adesso vi faccio vedere la scritta, eccola. Guardate che bello però, madonna, io amo questi ambienti così verdi con le palme, stupendo, mi piace tantissimo. C'è anche un profumo di fiori pazzesco. Ora lo facciamo passando in mezzo, è davvero bello, l'ho già detto, lo so. Ma perché mai? Ripetiamo. C'è ogni calza gli occhi al È cielo. un commento tecnico, non puoi saperlo che ho alzato gli occhi al cielo perché... Ti ho visto, ti ho visto. Aggiornamento Sitwa, visto che stavamo litigando un po' troppo per la fame, ci siamo arresi e non sarà oggi il giorno in cui farò un brunch sexy, ma oggi ci pieghiamo sul Mac Café dentro il centro commerciale giusto di fronte alla città dell'arte e della scienza. C'è un po' di tutto, noi vogliamo sia dolce che salato perché già che ci siamo non vogliamo far rinunce. Intanto vi sto facendo vedere il centro commerciale. Siamo al Mac che dispone di una sala, di una terrazza fuori con la vista sulla città dell'arte e della scienza. Dopo la nostra pausa pranzo al Mac ci stiamo dirigendo verso il porto di Valencia. Stavo dicendo sul Mac che alla fine il rapporto quantità-prezzo ci sta sempre, perché gli spagnoli comunque non hanno una grande varietà di cibo, dopo un po' stufa. Quindi mangiata la paella, Ti mangi un pesciolino alla griglia come lo fanno loro e buono. poi carne però per lo più argentina Esatto. e per il poi resto- solo tapas, oppure per forza di cose ripieghi su altre tipologie di cucine. Però dobbiamo dire che se avete cercato su TripAdvisor il miglior ristorante di Valencia è un ristorante italiano, La Pappardella, in pieno centro a fianco alla cattedrale. Noi non siamo soliti a essere, diciamo, quelli che criticano le altre culture culinarie a favore dell'Italia, ma sempre più girando ci rendiamo conto che la cucina italiana ha tanta varietà e c'è poco da fare. Siamo tornati lungo il letto del fiume Turia, quindi il parco del Turia. Qua c'è lo spazio per i cagnolini che in effetti mancava. Alle spalle abbiamo la città dell'arte e della scienza. È tutto molto bello. Non l'avevi ancora detto. In effetti, siamo arrivati al porto. Alla spiaggia della Arenas, la prima spiaggia che si incontra partendo dal porto. Ecco qua la spiaggia. Siamo giunti al Cabanyal, il quartiere famoso per queste casette colorate che vedete qui nel lungomare con le palme. E la passeggiata è molto carina, si presta bene. La spiaggia continua, veramente grande. Ho intravisto in lontananza che stanno per partire con dei paracadute, ma stiamo cercando di capire se ce la farà o no. Sta combattendo con il vento, vediamo. Io gli voglio dare fiducia, voglio dargli fiducia. Dai, 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 dai. Ma no, difficile perché il vento è forte comunque.
Siamo arrivati alla spiaggia di Malvarossa e stiamo notando che è pieno di campi da pallavolo. Cioè, non è che ce ne sono uno o due, è pieno. Infatti non sto capendo se, non so, è la giornata della pallavolo o se veramente qui va tanto. Però se ci pensi, se da loro la domenica è quasi tutto chiuso, Cosa fai? cosa fai di fatto? Vai con la famiglia in mezzo alla natura, è una delle attività che fai alla fine di gruppo, con amici, con parenti. Può essere quello di giocare a pallavolo, fa molto gruppo. Però ragazzi, non me lo aspettavo così tanto, guardate quanti. Ora le riprendiamo da più vicino, le tipiche casette di El Cabanyal, mentre ci dirigiamo verso la fermata della metro per tornare in hotel. E di là non promette benissimo, però io vedo palme e sono felice. Stiamo salendo sull'edificio moderno del porto per vedere com'è la vista da quassù. Comunque abbiamo scoperto qual era la zona A è la nostra, della metro, e infatti c'è la mappina che ti indica la zona, quindi zona A. La premessa era che abbiamo avuto difficoltà il primo giorno nell'identificare la zona, nel prendere la metro dall'aeroporto al centro. Che alla fine è la zona AB. AB. Dopo un meritato riposo in hotel, ci siamo avviati verso il centro storico di Valencia, passando per il Museo delle Ceramiche. Particolare è l'edificio e le sue facciate molto decorate. Impossibile non notarlo se ci passate davanti. Subito dopo ci siamo diretti verso la Estrecha, famosa per essere il palazzo più stretto di tutta la Spagna. Pensate che misura solo 107 cm. Può accedere e dalla porta d'ingresso vi troverete in un negozio di cappelli. Impossibile non farsi coinvolgere dall'atmosfera creata dalle chiacchiere delle persone nei locali, dalle luci e dalla musica suonata dai musicisti di strada mentre si gira per le viuzze di Valencia.